Un saluto a tutti da Gid e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di come poter effettuare delle spettacolari foto a 360 gradi con il nostro drone. E quindi ci portiamo subito in posizione per andare a scattare una di queste foto 360. Benissimo, allora ci siamo portati in una posizione ideale per poter scattare una foto a 360 gradi, quindi un bellissimo panorama, un paese di montagna, Bardonecchia nel nostro caso. Guardiamo sotto di noi, abbiamo una torre saracena che ho già utilizzato in un altro video e quindi adesso andremo a settare i parametri per scattare questa foto che comprenderà ovviamente a 360 gradi tutto ciò che ci circonda. Primo particolare, ovviamente l'esposizione sarà importantissima in queste foto perché, come andremo a vedere fra poco, il sole dovrà per forza entrare anche lui nell'inquadratura, quindi non possiamo dire al soggetto mettiti a favore di luce e poi io ti faccio una bella ripresa oppure ti faccio una bella foto, ma dovrò prevedere che avrò anche il sole all'interno dell'inquadratura. Quindi, parlando di esposizione, dividiamola in due e vediamo l'esposizione automatica che lavora molto bene in questo caso. Lasceremo quindi l'impostazione su auto e ci penserà il software del drone a stabilire i parametri più corretti per ogni scatto che andrà poi a comporre la nostra foto 360 gradi finale. Noi andremo a vedere anche come andare a settare invece i parametri in maniera manuale. Quindi innanzitutto andiamo su Pro e ovviamente l'immagine in questo momento è inguardabile, di conseguenza dovremo andare a cambiare alcuni parametri. Innanzitutto andremo a dare l'otturatore automatico ed ecco che già tutto torna, direi, più che buono. Come vedete ho lasciato automatico solamente l'otturatore, ma invece manuale per quanto riguarda la regolazione degli ISO. Quindi ISO 100, che direi è la regolazione migliore che si può utilizzare quando c'è una buona luce, come in questo caso, otturatore automatico. Per verificare la nostra esposizione abbiamo a disposizione due parametri. Il primo lo vediamo qui, lo sto spostando adesso, ed è il nostro esposimetro e quindi il grafico dell'esposizione, e il secondo è quello che vedete sul sole, e cioè l'evidenziatore della sovraesposizione. In questo caso abbiamo messo proprio il sole al centro e quindi ovviamente abbiamo un'esposizione esageratamente sbagliata sul sole. Ok, vediamo in questo caso come l'evidenziatore della sovraesposizione si indichi delle aree leggermente sovraesposte. Quindi noi abbiamo lasciato, come detto, in automatico i tempi e abbiamo impostato a 100 il selettore degli ISO. In questo caso possiamo agire per andare a correggere ancora sul valori dell'esposizione, quindi exposure value. Andiamo a abbassarlo leggermente, come potete notare, ecco, con uno 0,7 impostato abbiamo un'immagine esposta correttamente. C'è qualche tetto che potete vedere delle case solamente e ci può creare qualche piccolissimo problema, però nell'insieme l'immagine, come possiamo notare adesso, è esposta correttamente. Bene, allora vediamo come arrivare a questa modalità di ripresa. Andiamo a stoppare la nostra registrazione del video, passiamo sull'icona superiore alle altre impostazioni, non sceglieremo foto ma bensì scenderemo ancora
su panorama. Una volta su panorama abbiamo varie scelte, tra cui la prima è proprio sfera, poi vedete 180 gradi, grandangolo e verticale. Noi interessa sfera, quindi scegliamo sfera e siamo pronti a scattare. Ok, molto bene, il drone sta scattando, come avete visto nell'inquadratura è entrato anche il sole. Qui abbiamo quelle piccole parti che sono leggerissimamente sovraesposte, ma direi che poi il risultato finale sarà più che buono. Come vedete siamo rimasti comunque nei 120 metri di altezza massima, e diciamo ancora, mentre lui sta continuando a scattare, e poi vi dirò quante foto ha scattato effettivamente per comporne una sola, uno dei problemi è la presenza di troppo vento, perché il drone andrà a scattare nel tempo di 40 secondi esattamente 36 foto, e potete capire che in 40 secondi le folate di vento possono spostare il drone anche di qualche metro, e di conseguenza il risultato finale poi del mosaico che verrà ricostruito dal software potrebbe avere dei punti non corrispondenti. Quindi esporre bene e evitare possibilmente di scattare queste foto quando c'è troppo vento. Ed eccoci alla conclusione anche di questo video. Il nostro Mini 3 sta facendo ritorno alla base. Io vi ringrazio fin d'ora, vi lascerò ovviamente il link per vedere questa foto nella descrizione di questo video. Un saluto particolare anche a Luca, che purtroppo oggi non ha potuto essere con noi perché è influenzato. Io ringrazio comunque tutti voi anche da parte sua e vi aspetto nei prossimi video. Un saluto da G De Luca.